chi si fosse perso l'episodio precedente, in questo momento mi trovo in Cornovaglia. In questo episodio potrete vedere quello che doveva essere il castello di Re Artù e potrete vedere com'è guidare per la campagna inglese per arrivare a Birmingham. Dopo aver fatto colazione alla tenda sono di nuovo in marcia e prima di arrivare a destinazione mi aspettano solo 40 minuti di strada. E anche oggi sulla strada non c'è nessuno. Sarà che siamo in inverno, ma le strade secondarie qua in Cornovaglia sono davvero desolate. Oggi senza vento e con la strada pulita è davvero un piacere guidare l'Hornet, anche con le borse laterali. Non vedo l'ora di vedere le rovine del castello di Re Artù. Sì, esattamente, il castello di quello che forse è uno dei più famosi re di sempre, cioè Re Artù. Le leggende indicherebbero questo luogo come luogo di nascita di Re Artù, cioè Tintagel. Oggi è stato appurato che non è così, ma un tempo si credeva fosse così. Il duca Riccardo di Cornovaglia fece costruire su questo promontorio un castello nel 1200 proprio in base a queste leggende. Sfortunatamente solo 200 anni dopo parti del castello erano già a fare il bagno nell'Oceano Atlantico. Anche se è chiuso, noi ci proviamo lo stesso. Il promontorio è quello che vedete qui, collegato tramite un ponte. Naturalmente non era il posto più adatto per costruirci un castello. Oggi ne rimangono solo le rovine. Quella che vedete laggiù, molto piccolina, è la statua di Merlino. Sfortunatamente non si può andare a vedere perché a causa del vento hanno chiuso il ponte. Dato che non posso andare a vedere le rovine del castello, vediamo un po' com'è questa chiesa quassù. Però al momento non vedo nessuna tomba interessante. Questa gola che vedete dovrebbe esserci quella che la leggenda indica come la grotta di Merlino. Dopo aver mangiato qualcosa sono andato via subito per cercare di non perdere l'intera giornata e arrivare entro sera a Birmingham. Questa strada è molto bellina da vedere, però è a doppio senso, quindi spero che non arrivi nessuno, perché non so veramente come faremo a scambiarci. La striscia di erba e terra nel mezzo della strada è davvero molto insidiosa. Come era assolutamente prevedibile, eccoci incastrati. Dato che non riescono ad andare a marcia indietro, lo farò io con la moto. Ora che posso vedere qualcosa, posso andare un po' più veloce. Come non detto, ecco qua un bel trattore a bloccare la strada. Dopo essermi liberato del trattore ho continuato per la campagna verso Birmingham, ma quando è arrivata notte ho preso un'altra volta l'autostrada.
Mancano in teoria solo 17 minuti all'ostello, sempre che l'indirizzo sia corretto. Fino ad ora Booking ha quasi sempre sbagliato l'indirizzo, speriamo che questa volta invece sia quello giusto. Sembra ci siano parecchi lavori in corso sulla strada, ma dovrei essere vicino all'ostello. In questa strada non mancano sicuramente i graffiti, è veramente pieno di disegni. Devo dire che questa strada non mi dà così tanta sicurezza, soprattutto perché l'ostello non ha un parcheggio interno, quindi dovrò tenere la moto fuori. La parcheggerò qui di fronte alla porta d'ingresso, almeno c'è la telecamera dell'ostello che la inquadra. Alla fine l'ostello non era affatto male e la via nemmeno così pericolosa. Inoltre le persone dentro l'ostello per fumare dovevano andare fuori e quindi c'era sempre qualcuno davanti alla mia moto. Il giorno dopo, la mattina, ho lavorato al computer, mentre nel pomeriggio sono andato un po' in giro per la città. Un centro commerciale moderno accanto a una chiesa antica. Un accostamento, almeno per me, qui un po' troppo coraggioso. Cosa non poteva mancare anche nel centro di Birmingham? Anche qui è Natale. In queste strade ci sono davvero tantissimi graffiti e qualcuno di loro è davvero bello. Anche questo episodio è giunto a conclusione. Nel prossimo episodio andrò a vedere uno dei castelli più belli e meglio tenuti d'Inghilterra. Avete capito di che castello sto parlando? Se sì, scrivetelo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e iscriviti per non perdere i prossimi episodi. Io, come al solito, auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.